Ciao a tutti, amici della Vergine, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, prima di iniziare ragazzi devo fare una comunicazione, quindi per favore non saltate l'introduzione. Nel mese di marzo mi devo occupare di alcuni temi a livello personale e quindi ho deciso di sospendere temporaneamente gli appuntamenti individuali, quindi le sessioni individuali, qualunque esse siano, che siano letture, che siano trattamenti di Reiki, che siano le sessioni di crescita, fino a, spero, fine marzo, e poi di riaprire ad aprile. Per quello che riguarda i video del giovedì e i video degli abbonati, non dovrebbero esserci modifiche, dovrei comunque riuscire a portare avanti tutto lo stesso ed eventualmente in quei video lì vi tengo aggiornata sull'agenda. Bene, detto questo, mostrami Vergine, tendenze, oh là là, per la seconda metà di marzo e abbiamo un mago e il giudizio. Quindi è come se ci fosse dall'inizio alla fine di un capitolo, mi verrebbe quasi da dire. Oppure per qualcuno si può trattare di qualche nuovo progetto, magari di vecchia data, che finalmente parte. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un collettivo, è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio, potete ascoltare l'ascendente, segno lunare oppure Venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida e la trovate sotto in descrizione e sempre in descrizione trovate anche il link per le previsioni del 2024 e per le tarot pratiche del 2024 nel caso stiate imparando a leggere le carte. Allora, queste sono letture comunque generiche, possono riguardare la famiglia, il lavoro, le relazioni di coppia. Io vi dirò qual è l'energia più importante del periodo e andrò via via facendovi degli esempi per aiutarvi a integrare la lettura nella vostra realtà. Ok? Bene. Ok. Partiamo con una regina di denari. Otto di bastoni, cavaliere di denari, fante di spade, 6 di spade, regina di coppe, là, 5 di spade e qui abbiamo un 4 di bastoni, un asso di spade e una regina di bastoni. Ragazzi, devo dire che ci sono un sacchissimo di figure. Queste ve le metto qua così si vedono. Partiamo dalla regina di denari. Potreste essere voi, potrebbe essere l'energia di qualcuno intorno a voi. Mm, devo dire che ho come la sensazione che potreste ricevere delle notizie da parte di qualcuno che probabilmente, considerato il giudizio, potreste anche non vedere da tanto tempo, non sentire da tanto tempo, oppure ci sono appunto delle notizie inerenti a un progetto o una situazione che avevate iniziato tanto tempo fa, ehm, che però vi devo dire, è come se la situazione fosse da tenere sotto controllo, da monitorare. Andiamo a vedere carta per carta, partiamo dalla regina di denari. Allora abbiamo un 9 di coppe e un asso di denari, quindi devo dire che la partenza, diciamo, verso metà marzo c'è questo nuovo inizio concreto di cui ci parla anche il mago. Allora, per qualcuno potrebbe essere una questione legata a un nuovo progetto o ad un nuovo ruolo anche. Andiamo a vedere l'otto di bastoni. Torre e regina di coppe. La regina di coppe ce l'avete già qui. Mm. Mm. Allora, qui ragazzi, o la comunicazione potrebbe essere
L'otto di bastoni potrebbe essere, poi, ripeto, adattatelo voi alla vostra realtà. O una comunicazione, diciamo, sfarsata, nel senso che potrebbe arrivare magari distorta o potrebbe arrivare ehm, una comunicazione tra le righe, una cosa di questo genere. Però qui con questa torre al contrario, datemi un'altra carta per la torre, ma ho la sensazione che qualcuno o non voglia ammettere qualcosa. Diavolo e 10 di spade, eh sì. Sento che la comunicazione è distorta, che la comunicazione potrebbe essere vincolante, condizionante o addirittura, ragazzi, manipolativa. Ed è una beh, c'è anche il diavolo, potrebbe sì essere una sia manipolazione mentale che manipolazione affettiva, eh. Ora, ovviamente questa cosa non risuona per tutti, però ho come la sensazione che qui con questo diavolo e con questa torre o non volete ammettere che qualche cosa deve finire per poter iniziare con giustamente, se da single, vi faccio un'ipotesi, se da single si decide di diventare fidanzati, a qualche cosa bisognerà pur rinunciare, no? Quindi al tempo per sé, nel senso che c'è meno tempo per sé e più tempo per la coppia, per esempio. Andiamo a vedere il Cavaliere di Denari. Due di pentacoli e tre di coppe. Mm. Mm. Allora, io qui ragazzi ho l'idea che quello che non vi piaccia della situazione sia anche un po' la velocità. Se ci fate caso, come avevo detto all'inizio, ho avuto subito questa idea perché si va dall'1 al 20 in un attimo. E io credo che qui ci sia qualche cosa inerente alla velocità, perché comunque qua ci sono due figure di pentacoli che normalmente indicano lentezza e questo 8 di bastoni al contrario, secondo me, marca un po' questa o questa lentezza o questo andare avanti un pochettino a strattoni o questa super velocità a cui voi non siete abituati. Adesso dipende dalla situazione di ognuno. Però c'è qualche tema lì con il non voglio riconoscere o datemi il tempo di capire come sono girato. Andiamo a vedere il fante di spade. 5 di pentacoli e regina di pentacoli di nuovo. È come se ci fosse la paura di perdere il controllo di qualche cosa, la gestione di qualche cosa, un certo appagamento. Magari avete paura di perdere proprio finanziariamente qualche cosa, soprattutto se c'è questo nuovo progetto che inizia. Ragazzi, qui, ecco, se per esempio fosse questo nuovo progetto, visto che l'otto di bastoni girato al contrario, cercate per quello che vi è possibile di avere una comunicazione chiara in questo periodo, perché ho la sensazione con queste due carte che o potreste pentirvi di quello che dite, magari di dire troppo, però qui, cioè, ci sono tre carte che mi dicono tutte che c'è qualche cosa da lasciare andare. Andiamo a vedere se di spade. 5 di bastoni. 3 di pentacoli e giudizio nuovamente. Allora ragazzi, diciamo che nella quarta settimana di marzo quello che vedo è che c'è perlomeno un allontanamento a livello mentale da certe questioni, perché 6 di spade è una di quelle carte che ci dice che sarebbe meglio allontanarsi principalmente da certe credenze acquisite durante l'infanzia. Però molte volte possono anche essere i problemi con i colleghi, possono essere i problemi con i familiari eventualmente. Non sento tanto che risuoni con i figli, per adesso. È più una questione tra adulti, diciamo.
E qui questo, diciamo, prendere distanza vi serve per vedere le cose in prospettiva, da un altro punto di vista, per avere quello che qui potrebbe essere un risveglio, un rinnovamento o anche un completamento. Andiamo a vedere la regina di coppe, perché se qui era girata al contrario, qui si è ripresa il suo potere personale. 3 di bastoni e mago. Guardate, qua sono all'inversa. Però comunque io sento, ragazzi, che è un po' come... Allora, innanzitutto devo dirvi che la regina di coppe è una di quelle regine che ha una fortissima connessione con il proprio lato emotivo ed è un po' come, ok, inizio ad ascoltarmi e capisco come trasformare con la carta del mago quello che io ho nelle mie mani in qualche cosa d'oro, in qualche occasione d'oro. Andiamo a vedere il 5 di spade perché per adesso il come è ancora dubbio con questo 5 di spade. Infatti, regina di spade e re di bastoni. Ragazzi, qui si tratta di fare dei programmi, di tagliare quello che non serve più, soprattutto i pensieri e, considerato che abbiamo un re di bastoni, per qualcuno si tratta di allontanarsi da una persona che potrebbe essere la persona con la quale vivete questa tossicità, perché c'è il diavolo, c'è la torre, c'è il 10 di spade. 10 di spade è una carta di sofferenza, è l'arcano minore della morte, quindi qui è come se o sì si deve interrompere un ciclo. Possiamo anche metterli così se vi piacciono di più, è uguale, un ciclo che chiude, dove si sta per arrivare al giudizio finale per poi rinascere, ricominciare. Interessante. E qui sento che è proprio il comunicare quello che voi volete. Il punto è che prima dovete sapere voi cosa volete e poi comunicarlo. Probabilmente la situazione che state vivendo, che sia appunto a livello lavorativo, a livello familiare, quella che è, vi sta un po' stretta. È come se aveste voglia di, mi viene da dire anche un po' urlarlo, ma è come se non fosse il momento, diciamo così. Ragazzi, se per caso risuonasse come una... A parte che le letture sui single, sulle coppie, sul lavoro e sull'economia le ho già pubblicate, le trovate nella sezione dei video scorrendo col dito e anche lì ci sono i segni zodiacali. Però se per caso fosse in una relazione di coppia, qui ho come la sensazione che dobbiate mettere le cose in chiaro perché c'è una sorta di ripetizione, di ciclo continuo con quello che riguarda determinate ferite, determinate prese in giro, determinati entourage. Andiamo a vedere Osho che cosa vi dice. Un'altra volta la torre, ragazzi. No, qui c'è da mettere in chiaro delle cose, qui c'è da rivedere il sistema di credenze, c'è da rivedere le basi su cui appoggia questa relazione piuttosto che questa situazione. Se fosse una situazione lavorativa dove, come vi dicevo prima, c'è un qualche cosa che ha a che fare con un aumento di ruolo, è un po' come se ci fossero da rivedere un po' potrebbero essere le motivazioni, quello che vi ha spinto ad arrivare lì, e un po' anche il valutare quello che vi fa, quello che vi, la vostra zona di comfort, quello che vi fa sentire sicuri. Poi abbiamo rimandare, che può essere un consiglio oppure un lato d'ombra, è un 4 di spade in realtà, quindi potrebbe essere un consiglio, nel senso rimandate quello che volete decidere se non avete le idee chiare e quando le avrete chiare potete decidere in maniera più calibrata, mi verrebbe da dire. E poi, wow, e poi abbiamo la fioritura. Quindi è un po' come rimandate la fioritura, prima destrutturate per ricostruire, poi vi aggiustate voi dentro e poi fiorite nel mondo o verso il mondo. Bellissime queste carte, ragazzi. Vi dico, la rinascita ce l'avete, dov'è? Qua, perché avete il giudizio ben 2 volte, avete il mago, c'è come questo nuovo inizio, ma serve questo ordine mentale e soprattutto io non riesco a dirvi specificatamente a che cosa fa riferimento questo diavolo piuttosto che la torre, però qui o è qualche cosa che non avete detto
qualche cosa, può anche essere un malessere che non avete comunicato, tipo l'altra persona ha fatto questa cosa qui, mi ha fatto stare malissimo, però voi non gliel'avete detto, ma dentro siete arrabbiati. Quando l'altra persona vi rivolge la parola ve la sbranate e l'altro resta lì così perché dice ma da dove arriva tutta questa rabbia? Potrebbe anche essere quello perché io molte volte il diavolo effettivamente lo sento come se fosse rabbia, energia compressa, però avete due volte anche la torre, quindi c'è qualche cosa da destrutturare. E qui abbiamo la carta del coraggio e la fatina è a braccia aperte, quindi è un po' come se vi consigliassero di abbracciare il cambio che sta per arrivare, la nuova rinascita, mi viene da dire, questo nuovo inizio che qui sta per arrivare con il mago. Devo dire che avete anche un asso di spade, quindi prima di tutto sarà una comunicazione verbale, prima l'ordine mentale, poi arriverà la comunicazione verbale. Bene, amici della Vergine, io spero che la lettura vi sia stata utile, fatemelo sapere nei commenti. Se avete piacere potete mettere like, iscrivervi, condividere o abbonarvi al canale se avete piacere di iniziare un percorso di crescita con me. Io vi ringrazio di essere stati qui insieme, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!